Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faremo il primo piatto del menù che ho pensato per voi per Natale o per la vigilia. Faremo un primo piatto profumatissimo, infatti faremo una pasta agli agrumi, pochissimi ingredienti, pochissimi passaggi, ma un risultato veramente eccezionale. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, di mettere like al video e di non darmi la pagina di commenti. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Ok, allora eccoci al primo piatto che ho pensato di fare per la vigilia o per Natale. Essendo l'inverno voglio sfruttare gli agrumi. Io ho preso un limone, un lime, un'arancia e un pompelmo. Poi ci serviranno ovviamente dei tagliolini, io ho preso quelli all'uovo secchi, un po' di peperoncino, un po' di poca salvia, aglio, burro. Fondamentalmente per ora serve questo qui, ovviamente olio e sale. Quindi cominciamo. Allora servirà un mortaio, questo piccolino. Se non ce l'avete si può usare o il frullatore come si è fatto per il pesto oppure al coltello, arrivatelo al coltello, perché adesso con ecco questo attrezzo qui che è uno sbuccia agrumi, ok, andremo a prendere la parte esterna della buccia, dopodiché col mortaio tireremo fuori tutti gli oli essenziali di questi fantastici agrumi e useremo però ovviamente anche il succo. Quindi cominciamo. Vedete questo come fa? Questo fa proprio questo lavorino qui, gratta soltanto la parte quella esterna, ovviamente, perché degli agrumi quando si arriva ad intaccare il bianco è amaro, invece la parte esterna è profumata e non ha né l'acidità né l'amaro tipico degli agrumi. Quindi lo rastrelliamo per bene in questa maniera. Allora ho grattato il pompelmo, il limone e il lime. Qualora non aveste questo accessorio in casa si può usare una normalissima grattugia, l'importante è non arrivare al bianco, quindi il movimento da fare è questo, così, grattare e girando, grattare, girando, eccetera eccetera, così da non rischiare di intaccare la parte bianca. Al limite ci si torna su un paio di volte nel passaggio, vedete, rimane arancione ma non si arriva al bianco e così si procede. Allora, una volta grattate tutte le bucce avremo questo fantastico risultato qui, molto colorato e profumatissimo. Ci mettiamo appena un pizzichino di sale grosso, più che altro perché ci servirà d'aiuto per fare attrito nel mortaio. Poi pochissimo appena di scagli di peperoncino, questo non è molto piccante quindi ce lo metto. Ci spezzetto dentro della salvia fresca, proprio poca, una fogliolina, 2 al massimo, ok, e un aglio che adesso andiamo a pulire. Se vi piace ci potete mettere anche una fogliolina di menta, dello zenzero, le cose che ci stanno benissimo se piacciono. Io non ce ne metto. Si gratta l'aglio. A questo punto iniziamo il lavoro con il mortaio. Ok, circa a metà ci si aggiunge un gocciolino d'olio, appena io ci rimetto altri 3 granelli di sale, ecco fatto. Ok, allora dopo pochi minuti praticamente otterremo un composto così su dal mortaio, così una sorta di poltiglia fatta con la buccina degli agrumi. Questa semplicemente si mette in una padella, c'è un profumo incredibile e uso un gocciolino di olio per pulire il mortaio, ecco fatto. Dunque adesso in questa padella ci si butta il burro che poi dopo faremo sciogliere, così intanto un pochino si insaporisce. Allora nel frattempo cosa facciamo? Prendiamo metà di ognuno di questi agrumi che abbiamo pelato, diciamo così, e ne estraiamo il succo. Come sempre gli agrumi vanno un po' lavorati in questo modo, così che tutte le sacchettine
contengono il succo si schiaccino e lo rilascino in quantità maggiore. Ok, questo è meraviglioso. Ok, allora recuperiamo tutti i succhi che sono rimasti qui. A questo punto facciamo una citronette molto aromatica, quindi spremuta di agrumi e olio. In questi agrumi qui, ovviamente se il succo fosse stato poco ne avremmo aggiunto altro, ma con questo ci potete fare una spremuta da bere. Semplicemente emulsioniamo appena. Ecco fatto, abbiamo fatto incorporare l'olio a tutti i vari agrumi. Sposto tutto sulla cucina, ci vediamo tra un secondo. Ok, allora ci siamo alla cottura. Come abbiamo visto prima ho messo qui un pochino di burro e il nostro battuto aromatico. Dobbiamo far sciogliere semplicemente il burro appena, dopodiché ci andremo a mettere anche la nostra fantastica emulsione che Madonna, c'ha un profumo incredibile. Ovviamente non deve cuocere, praticamente basta che si scaldi appena il burro, poi dopodiché verrà mantecata la pasta. Qui ho l'acqua a bollire, ancora non sta bollendo. Praticamente quando bolle si butta la pasta, poi la salsa è fatta. C'ha un profumo incredibile, sembra di aver acceso 100.000 candele agli agrumi. Quindi 2-3 minuti e ci rivediamo per buttare la pasta. Allora, l'acqua bolle, ci metto il sale, come sempre quando si usa la pasta comunque fresca o comunque anche all'uovo ci metto un gocciolino appena d'olio. Allora butto la pasta, questa ci vogliono 6 minuti a cuocerla, quindi dopo 4 minuti la finisco di cuocere in padella. Perfetto, ci vediamo tra 4 minuti. Ok, allora manca ancora mezzo minuto prima di levare la pasta. Nel frattempo ci metto qui un pizzichino di sale e una macinatina appena di pepe, perché prima non ce l'abbiamo aggiunto. Ok, quindi la nostra citronetta adesso è pronta, quindi sposto questo tagliere che mi intralcia e accendo sotto la padella. Perfetto, alla pasta mancheranno un paio di minuti di cottura, quindi spengiamo l'aeratore che magari riuscite anche a sentire quello che dico e si scola la pasta. Come sempre quando si salta non va scolata mai del tutto. Allora rifacciamo subito riprendere il calore e cominciamo la mantecatura. Io ci metto la nostra citronette, che sarà il liquidino con cui la pasta terminerà la cottura. Ci agguanto un pochino appena di acqua. Ecco, secondo me questa basta. E andiamo a finire la cottura della pasta. Madonna, che profumo! È incredibile. Allora, mentre lui riprende calore, vi do un consiglio: se superate le 8 persone, secondo me conviene buttare la pasta corta, anche fresca, delle penne fresche, dei fusilli freschi, delle trofie che sono piccoline e magari 1 chilo, 1,5 chili riuscite a cuocerlo anche in una pentola normale, perché la pasta lunga 1 chilo, 1,1 chili diventa veramente complicata da gestire. Quindi calcolate un attimo in base a quanti siete e si trova comunque della ottima pasta fresca all'uovo corta, che vi consiglio sinceramente di usare se siete tanti. E ora dobbiamo fare questa cremina qua. Vedete? Gli agrumi e l'olio e il burro rilasciano tutta questa cremina profumatissima, una cosa incredibile. C'è le pupille gustative che si squagliano proprio. Ecco, secondo me ci siamo. Allora si spenge e come al solito solo per voi mi sacrificherò in un assaggio, anche se questo è il nostro pranzo di oggi. Ok, allora la pasta
c'è un profumo micidiale. Sentiamo se anche il sapore sia simile. Questo è un tagliolino al limone potenziato. Mamma mia. Strepitosa. Meravigliosa. Questa è una bomba vitaminica poi. Vi invito a farla. È veramente, veramente, veramente eccezionale. Come avete visto, 3 passaggi. La potete fare un attimino in anticipo e poi dopo condisci semplicemente la pasta al momento, insomma, di andare a tavola. Quindi buone feste, buona continuazione. Fatemi sapere se l'avete provata, se l'avevate già provata in passato, se l'avete fatta con altre varianti, insomma tutto quello che volete. Aspetto i vostri commenti. Alla prossima!